Ciao, vediamo come creare un'icona flat con un'ombra 3D, naturalmente utilizzando il metodo di colore RGB che è per i file destinati al web. Creiamo quindi la nostra tavola da disegno con dimensioni 128 pixel per 128 pixel, le dimensioni standard di un'icona per il web. A questo punto andiamo a creare la nostra griglia sulla quale lavoreremo. Selezioniamo quindi lo strumento rettangolo, facciamo un clic e dobbiamo disegnare 9 quadrati per la nostra griglia omogenea. 100 pixel per 100 pixel va benissimo. Naturalmente la andiamo poi a ridimensionare, quindi a renderla molto più piccola, per esempio così. Togliamo il riempimento, diamo solo un bordo e lo diamo naturalmente con il colore nero. Bene, a questo punto andiamo a copiare tutti i quadrati in modo da farli coincidere con i lati inferiori. Quando abbiamo la nostra prima fila da 3, andiamo a duplicare e ancora. In questo modo abbiamo una griglia omogenea con tutti i quadrati perfettamente coincidenti con i lati di ognuno. A questo punto andiamo a creare un'ellisse, quindi dei cerchi che posizioneremo esattamente nei 4 quadrati degli angoli di questa griglia. Partiamo dal punto di ancoraggio e andiamo a delimitare così i nostri cerchi. Dopodiché andiamo a copiare e incollare anche negli altri quadrati, in questo modo. Bene, a questo punto andiamo a creare, partendo dal cerchio iniziale, una copia di questo cerchio, la posizioniamo naturalmente nella parte centrale del quadrante, diciamo così, facendo coincidere la parte finale del cerchio con il centro del quadrato posizionato appunto al centro. E facciamo in modo di far coincidere i bordi dei 2 cerchi superiori con quello appena creato, in questo modo, abbastanza semplicemente. Dopodiché andiamo a duplicare questo cerchio e lo andiamo a posizionare esattamente qui giù. Ora stiamo naturalmente creando la struttura basilare per poter poi andare a generare delle forme all'interno, grazie allo strumento Crea Forme e allo strumento di elaborazione tracciati Scomponi. Facciamo in modo di far coincidere ancora meglio questi 2 cerchi, queste 2 ellissi. Dopodiché selezioniamo il tutto e con lo strumento Crea Forme, che troviamo qui nella palette strumenti, come vedete c'è il segno più attivato accanto alla freccetta, andiamo a trascinare il tasto sinistro del mouse in modo da includere all'interno della selezione tutte queste sezioni degli oggetti. Badiamo solo bene di lasciare gli angoli superiori arrotondati e quindi di non includere nella selezione dello strumento Crea Forme anche gli angoli arrotondati, li lasciamo appunto vuoti e liberi. In questo modo. A questo punto dobbiamo andare a escludere dalla selezione dello strumento Crea Forme la parte interna e quindi semplicemente con il tasto Alt da Windows o Mela da Mac e il tasto sinistro del mouse, vedete si attiva lo strumento Crea Forme con il segno meno e qui andiamo a escludere appunto da questa selezione questa parte e a includere invece nella selezione quest'altra parte. Selezioniamo adesso il contenitore principale che vedete qui selezionato e gli andiamo a dare un colore. Io qui ho creato una palette di colori diversi dove c'è un colore primario, il colore naturalmente secondario per l'ombra, che però vedremo come generare anche dal pannello colore in modo molto semplice. Ora andiamo a selezionare la nostra forma principale, o chiamiamolo anche contenitore, dopodiché gli andiamo a dare un riempimento, può essere il nero per cominciare, poi con lo strumento contagocce gli andiamo a dare un altro colore. A questo punto andiamo a selezionare la nostra forma, la trasciniamo al di fuori del nostro quadrante e il quadrante lo possiamo inserire
possiamo collocare al di fuori della nostra tavola da disegno. Dopodiché, con lo strumento rotazione e la nostra forma selezionata, andiamo a dare una rotazione di 90 gradi. Come vedete, la forma centrale adesso è ruotata. A questo punto dobbiamo creare la nostra ombra in tridimensione che sia naturalmente piuttosto realistica, sempre rimanendo nell'ambito di una icona flat, quindi a tinte piatte, dove non sono ammesse sofisticherie di sfumature. Perciò con lo strumento segmento linea partiamo dal punto di ancoraggio della parte alta a sinistra della nostra forma interna e con un'angolazione di 225 gradi, che è abbastanza affidabile per quanto riguarda appunto un'ombra realistica, facciamo terminare il nostro segmento esattamente con il bordo dell'icona, quindi del contenitore diciamo superiore. Lo stesso discorso lo facciamo anche per il punto di ancoraggio opposto, sempre con un'angolazione di 225 gradi. Come vedete ci possiamo naturalmente affidare al quadrante, al riquadro grigio che c'è accanto all'icona, accanto al cursore, dove vedete appunto cambiare l'angolatura. Bene, come vedete passando il mouse vediamo la prima e la seconda linea. A questo punto selezioniamo il tutto. Con lo strumento elaborazione tracciati andiamo a scomporre in modo da ottenere sezioni separate. Abbiamo questa sezione e abbiamo questa sezione. A questo punto questa sezione dobbiamo andare a generare un colore che sia l'ombra e che naturalmente rispecchi però il colore di partenza. Io ho qui generato questa palette in modo da dare un colore che possa essere tranquillamente assimilabile all'ombra di questa parte centrale, ma naturalmente io posso ottenere questo colore anche qui dalla palette colori, andando semplicemente a spostare i cursori verso tonalità più scure, ovviamente cercando di mantenere sempre una certa fedeltà con il colore di partenza. Per quanto riguarda i colori, naturalmente, così come per quanto riguarda anche la parte interna generata appunto dai ritagli dei cerchi e delle ellissi, c'è solo l'imbarazzo della scelta, nel senso che la creatività è davvero l'unico limite. L'importante è rispettare fondamentalmente le sezioni di ritaglio partendo appunto da un quadrante fatto di tanti riquadri, come abbiamo visto precedentemente all'inizio di questo tutorial. Proviamo a cambiare colore, naturalmente diamogli con il contagocce, proviamo a cambiare colore, diamogli con il contagocce questo azzurro e quindi selezionando poi l'ombra gli diamo con il contagocce questo blu, questo azzurro più scuro che naturalmente mi dà l'effetto di un'ombra. Stesso discorso, posso farlo anche cambiando ancora il colore principale in questo verde, dando un verde più scuro come ombra. Bene, siccome la tavola da disegno è già impostata con le dimensioni di un'icona standard, 128 pixel x 128 pixel, adesso noi con lo strumento selezione diretta non dobbiamo fare altro che selezionare il tutto e andare a dare una dimensione che sia naturalmente più vicina alle dimensioni della tavola, quindi potrebbe essere per esempio questa dimensione. Dopodiché con lo strumento, con il pannello a linea, gli andiamo a dare un allineamento centrale sia in verticale che in orizzontale. Ed ecco la nostra icona flat con un'ombra in 3D. Ciao e alla prossima!